Oggi voglio parlarti di un argomento che spesso solleva molte domande e alcune perplessità, ovvero il minimalismo. Molti pensano che sia qualcosa di estremo, qualcosa di riservato solo a chi vive con una valigia e poco altro, ma in realtà è un approccio alla vita che può portare benefici profondi e soprattutto a chiunque, a prescindere dal proprio stile di vita. In questo video proverò a rispondere alle obiezioni più comuni che tante persone mi hanno fatto nel corso degli anni, soprattutto ascoltando il mio podcast sul minimalismo, del quale ti lascio il link in descrizione. Se anche tu ti sei chiesto se il minimalismo è possibile anche se si ha una famiglia numerosa, oppure se pensi che richiede troppo tempo, o se hai paura di cambiare le tue abitudini, sei nel posto giusto. Ti mostrerò come il minimalismo non solo è possibile per tutti, ma come può davvero trasformare la tua vita donandoti più tempo, più spazio e soprattutto più serenità. Anche con una famiglia numerosa il minimalismo può trasformare la tua vita. Non si tratta di privare, ma di dare valore a ciò che conta davvero per tutti. Immagina una casa dove ognuno ha ciò che ama, ma senza il caos di oggetti accumulati che non servono più. Coinvolgere i membri della famiglia può essere una grande opportunità per insegnare fin da piccolino ai tuoi figli a distinguere tra ciò che è essenziale e ciò che è superfluo, facendoli sentire parte di un obiettivo comune. Riducendo infatti il disordine si crea uno spazio in cui tutti possono rilassarsi, giocare e godersi del tempo di qualità. Proviamo a fare un esempio concreto, ovvero il decluttering dei giochi. Scegli insieme ai tuoi figli quelli che sono davvero utili e che li rendono felici, mentre gli altri giocattoli potrebbero essere donati a chi ne ha più bisogno. In questo modo si crea un ambiente armonioso e meno stressante per tutti. Il minimalismo non riguarda l'acquisto di oggetti costosi o l'arredamento di design, in realtà è esattamente l'opposto. È la scelta di liberarsi del superfluo per valorizzare ciò che conta davvero, spesso risparmiando. Ogni oggetto non acquistato, infatti, è denaro risparmiato. Ogni decisione consapevole è un passo verso una vita più sostenibile dal punto di vista economico. Pensa ad esempio a quante volte hai acquistato vestiti che poi rimangono nell'armadio inutilizzati. Un approccio minimalista ti porta a comprare solo ciò che ti serve davvero e che utilizzerai a lungo. Col tempo, infatti, scoprirai che il minimalismo ti regala una maggiore libertà finanziaria, perché non sarai più schiavo del consumismo e delle spese inutili. Quindi è un investimento non solo per il tuo portafoglio, ma anche per la tua serenità. Il minimalismo non è una regola rigida che ti costringe a rinunciare a tutte le tue passioni. Sarebbe assurdo se fosse così. Se collezionare oggetti ti porta felicità, il minimalismo ti aiuta a farlo in modo consapevole e soprattutto ad apprezzare ancora di più la tua collezione. Facciamo un esempio. Se ami collezionare libri, puoi scegliere i libri che hanno davvero un valore emotivo per te e non solo accumularli. Quindi il punto è ridurre l'eccesso per dare più spazio a ciò che è davvero significativo per te. Pensa al minimalismo come un modo per far brillare le tue passioni, evitando che queste siano sommerse dal disordine e dalle cose che non ti importano davvero. Il minimalismo è un viaggio personale e non c'è un traguardo uguale per tutti. Non si tratta di vivere con 10 oggetti o di svuotare la casa completamente, ma di trovare il tuo equilibrio. Per alcuni il minimalismo significa semplicemente avere una casa più ordinata e meno stressante. Per altri vuol dire ridurre gli impegni e concentrarsi sulle relazioni più importanti. Un esempio pratico potrebbe essere quello di ridurre il numero di notifiche sul tuo telefono, in modo da non essere costantemente distratto. Sono piccoli passi questi che però ti possono aiutare a liberare spazio mentale ed emotivo senza dover stravolgere tutto. Il minimalismo non è un altro impegno da aggiungere alla tua lista, sarebbe assurdo, ma pensalo piuttosto un modo per ridurre il peso degli impegni che già hai. Pensalo come uno strumento per semplificare la tua vita. Facciamo un esempio. Potresti iniziare con una semplice decisione: identificare quali impegni quotidiani sono davvero importanti e liberarti di quelli che ti appesantiscono senza darti nulla in cambio. Delegare compiti secondari o addirittura dire di no a nuovi progetti può sembrare molto difficile, me ne rendo conto, ma ogni scelta che fai per semplificare ti permette di recuperare energie e tempo per ciò che conta davvero. Quindi il minimalismo ti aiuta a focalizzarti sulle cose che portano reale valore, evitando quindi il sovraccarico. Anche in una piccola casa il minimalismo può fare davvero la differenza. Non è la dimensione dello spazio, ma come lo usi che conta. Quindi ridurre il disordine in spazi ristretti ti permette di vivere meglio, evitando la sensazione di essere soffocato dagli oggetti. Ad esempio, puoi scegliere mobili multifunzionali che quindi ottimizzano lo spazio a disposizione, oppure eliminare quegli oggetti che non usi mai ma che continuano a occupare spazio prezioso. Il minimalismo non riguarda il quanto, ma il come. Anche in uno spazio
piccolo come un piccolo appartamento, puoi creare un ambiente sereno e funzionale, dove ogni cosa ha il suo scopo e il superfluo non intralcia la tua vita. È normale, è assolutamente normale aver paura del cambiamento, ma il minimalismo non ti chiede di cambiare tutto all'improvviso. È un processo lento fatto di piccoli passi. Ogni piccolo cambiamento che fai è un traguardo e ognuno di questi ti avvicina a una vita più semplice e soddisfacente. Puoi iniziare, per esempio, con qualcosa di semplice, come liberarti di un oggetto che non usi più o dedicare qualche minuto alla sera per riflettere su cosa ti ha portato davvero gioia durante la giornata. Questo non è solo un cambiamento di abitudini, ma un atto di amore verso te stesso. Con il tempo vedrai che anche i piccoli passi possono portare un grande cambiamento, rendendo la tua vita più leggera e piena di significato. Spero che questo video ti abbia aiutato a vedere il minimalismo sotto una luce diversa, perché non è una questione di privazione, lo ripeterò sempre, non è una questione di privazione, ma di dare valore a ciò che è davvero importante, liberandoti di tutto ciò che appesantisce la tua vita. Non importa da dove inizi o quanto grandi siano i tuoi cambiamenti, ogni singolo passo ti porterà verso una vita più semplice e appagante. Se hai ancora dubbi o vuoi condividere la tua esperienza, lascia un commento qui sotto. Io ti ringrazio per aver guardato questo video e ricorda, il minimalismo è un viaggio, non una destinazione. Alla prossima settimana!